Buongiorno a tutti e benvenuti a questa piccola presentazione sugli oli essenziali. Innanzitutto voglio ringraziarvi per il vostro tempo che avete deciso di dedicarmi. So che il tempo è per voi come per me prezioso e quindi cercherò di utilizzarlo al meglio. Innanzitutto mi presento per chi non mi dovesse conoscere, io mi chiamo Letizia Bonacina e la mia carriera in ambito della salute e del benessere alla persona inizia tanti anni fa come fisioterapista. Dopodiché mi sono laureata in osteopatia, ma il mio interesse per tutto ciò che è naturale e che fa bene al corpo e alla persona mi ha portato a diventare operatore naturopata e consulente del benessere, consulente in aromaterapia, che è una cosa che io amo tantissimo e che riesco a sposare bene anche con le altre, con la mia professione. Quindi partiamo subito con questa presentazione e userò qualche slide per darvi un feedback visivo e aiutarci a comprendere meglio ciò che vi spiegherò. Quindi, benvenuti in questa presentazione e partiamo subito dicendo che cosa sono gli oli essenziali. Sarò molto semplice nella mia spiegazione, però cercherò di farvi passare i concetti più importanti. Gli oli essenziali sono degli estratti assolutamente vegetali da piante, ma non solo, anche da foglie, fiori e radici. Sono sostanze volatili composte in realtà da pochi elementi chimici, per la precisione 5 elementi chimici, ma che combinati in maniera diversa danno origine a una varietà infinita di sostanze. Sostanze che vengono studiate continuamente, soprattutto negli ultimi tempi, sia a livello chimico organolettico, il che ha dimostrato scientificamente le loro proprietà. Gli oli essenziali possono essere di vario tipo, di varia natura e di varia qualità. Vedremo come imparare a riconoscerli, quali sono puri e quali sono invece sintetici, perché purtroppo abbiamo anche questo problema. Come vi dicevo, gli oli essenziali sono estratti dalle piante. Le piante producono questi oli. Non so se vi è mai capitato, per esempio, di spremere la buccia di un arancio, di un mandarino, di un agrume e c'è quel liquido, oppure le foglie di rosmarino fresco, schiacciandole, si ha quella sensazione che ci sia quel piccolo liquido. Ecco, quello è, diciamo, una piccola parte di un olio essenziale, perché alcuni oli essenziali vengono estratti dalle bucce, come gli aranci, il mandarino dolce e altri, mentre invece per la maggior parte vengono estratti in corrente di vapore, quindi con delle estrazioni sempre a freddo. Questo è un altro concetto importante. Gli oli essenziali perdono le proprietà con il calore, perdono non totalmente, ma per la maggior parte. Rimane l'aroma, rimane il profumo, ma la proprietà terapeutica, perché qui stiamo parlando di proprietà terapeutiche, possono comunque subire delle variazioni. Quindi passiamo oltre dicendo a cosa servono gli oli essenziali? Gli oli essenziali, per capire a cosa servono, possiamo dire che l'aromaterapia o la terapia vera e propria con gli oli essenziali è parente perché ha molti punti in comune con la fitoterapia, cioè con la cura naturale, con la cura tramite erbe e piante, quella classica che vi potrà prescrivere un naturopata o un erborista o adesso anche moltissimi medici di base danno dei suggerimenti in questo senso, perché le proprietà delle piante ormai sono un dato di fatto. Quindi, qual è la differenza? Il pregi e svantaggi? Diciamo che il pregio è che l'olio essenziale rispetto alla pianta avrà le stesse proprietà, ma saranno maggiori in modo esponenziale. Perché? Perché l'olio essenziale è un estratto, proprio un elisir, un'essenza, un super concentrato di tutte le proprietà che ha quella pianta. Pensate che una goccia di olio essenziale di menta equivale a circa 10-12 tazze di infuso di menta. Ok, quindi cioè, pensate quanto può essere più potente usare un olio essenziale anziché delle classiche piante. In più, l'olio essenziale si può usufruire dei suoi benefici anche tramite l'aromaterapia. Perché? Perché l'olio essenziale
Inalandolo attraverso il naso va subito a diretto contatto e a interferire e a influire sul sistema limbico. Il sistema limbico è un sistema di regolazione molto importante dove anche hanno sede emozioni e alcune funzioni fondamentali dell'organismo. Quindi ci sono oli, voi pensate ad alcuni oli danno determinate emozioni, ci sono quegli aromi tipo, vorrei farvi immedesimare, provate a pensare a un aroma tipo la cannella, la vaniglia, provate a immaginare quel profumo di torta, quando si ha quel profumo dolce, eccetera, suscita subito una emozione di dolcezza, di calma, di ricordo. Perché? Perché ci porta a delle emozioni, in questo caso, per esempio, legate al Natale, legato a chi ci faceva le torte, e quindi è un tipo di emozione. Se voi pensate al profumo, invece, dicevamo prima, della menta, del limone, sono profumi comunque buonissimi, ma con un'energia diversa. Un limone vi darà subito uno sprint, un'emozione molto più stimolante che una vaniglia, una cannella, il chiodo di garofano. Quindi è un esempio molto semplice per farvi capire come un olio essenziale può andare a influenzare le emozioni, quindi dal punto di vista aromaterapia. Invece abbiamo l'effetto anche perché gli oli essenziali non si usano solo in aromaterapia, si usano anche proprio come vere e proprie, passatemi il termine, medicine, ma noi mai parleremo di sostituire una terapia con gli oli essenziali, questo assolutamente. Infatti io invito sempre a chi mi chiede consigli sugli oli essenziali, dico sempre che possono essere usati parallelamente anche a delle terapie, ma sempre e comunque di consultare, soprattutto se avete una patologia importante, il vostro medico di fiducia, anche se gli oli essenziali quasi mai hanno interferenze con le terapie classiche, anzi possono essere usati come supporto e come acceleratori di alcune situazioni. Quindi, detto questo, cosa servono e come si usano, vi stavo dicendo la diversità tra l'uso per inalazione, che viene fatto nel modo più comune e più efficace, è tramite un diffusore. Dicevamo prima, il diffusore deve essere a freddo perché il caldo diciamo che fa un pochettino perdere le proprietà degli oli essenziali, quindi si sconsiglia sempre, per esempio, di usare quei diffusori fatti con la candelina sotto e sopra si mettono gli oli magari in acqua, ecco, semplicemente perché la temperatura fa perdere un po' delle proprietà. Darà comunque un profumo gradevole in casa, quello che volete, ma non è il modo più potente di usare un olio essenziale, ok? Altri modi come si usano gli oli essenziali, per esempio a livello topico, quindi topico sulla pelle. E non sottovalutate l'uso topico perché ricordiamo che ci sono anche farmaci tipo per il cuore, come il cerotto trasdermico, come dei sistemi contraccettivi attraverso i cerotti, quindi la pelle è un vettore molto importante, ok? Quindi come usare gli oli essenziali sulla pelle? Diluiti assolutamente e sempre diluiti. Un olio essenziale ha sempre bisogno di un olio vettore, cioè un altro olio che lo porti. Quindi, per esempio, se usiamo un cucchiaio di un olio vettore, potremmo anche semplicemente mettere una goccia di olio essenziale, ok? Essendo sicuri che sia un olio super concentrato e un olio di grado terapeutico, di un grado certificato, di purezza assolutamente certa, ok? Quindi più avanti vedremo anche il perché, come capire se un olio è buono oppure, oppure no. Quindi abbiamo parlato di aromaterapia, uso topico, alcuni oli, e questi assolutamente sotto prescrizione, sotto indicazione di un professionista, possono anche essere ingeriti. E qui l'attenzione che vi dicevo prima deve essere alla massima potenza. Un olio ingerito che non sia un olio estremamente puro, certificato, non contaminato, può essere veramente un problema. Ok? Quindi
anche l'olio essenziale può essere ingerito, non solo per terapia, perché per esempio io bevo gocce di olio tutti i giorni, l'olio di menta, per esempio, diluito in acqua, nella bottiglia dell'acqua, quando vengono gli amici, voglio fare una bevanda rinfrescante, soprattutto d'estate, è fantastico, non ha zuccheri, non ha gas, non ha niente, è un'acqua e menta, 2 o 3 gocce, 1 litro d'acqua e abbiamo un'acqua aromatizzata alla menta fantastica. Però io sono sicura del tipo di olio essenziale che sto usando, ok? Quindi adesso proseguiamo dicendo come capire come usare gli oli essenziali, perché ce ne sono veramente, veramente tanti. Quindi io per semplificare questa cosa vi consiglio di pensare a un albero, ok? Un albero ha delle radici, il tronco, i rami e le foglie. Come una pianta possiamo immaginare la persona con alle radici problemi per esempio legati a gambe, piedi, radicamento, concentrazione, piuttosto che equilibrio. Il tronco possiamo paragonarlo magari un pochettino di più tronco corteccia alla pelle, ai nostri confini, alle nostre protezioni, ok? Idem ramo è la nostra apertura, i fiori, per esempio, il fiore è, se lo volessimo paragonare all'essere umano, è la parte più legata agli organi riproduttivi, alla sessualità, alla sensualità e anche a tutto quello che riguarda la nostra intimità. I fiori sono quello che ci collega al cielo e alle energie più alte, quindi anche emozioni positive, piuttosto che alcuni fiori anche per le foglie sono la parte che fa respirare il corpo. Infatti, facciamo l'esempio, dicevamo prima, la menta, l'eucalipto o alcuni, non so, il cipresso, sono degli oli essenziali che sono legati anche alla respirazione. Allo stesso modo, per le radici avremo delle radici legate, potremo usare per alcuni problemi di radicamento, per le gambe, eccetera, la pelle e i rami, come anche le braccia e ciò che ci porta verso l'esterno. Poi magari olio per olio potrete fare mente locale e quando avrete in mano un olio potrete chiedervi o guardare da che parte della pianta è estratta e già cominciare a indirizzarsi all'uso, ok? Questa è una piccola spiegazione, ma che io ho trovato soprattutto all'inizio molto, molto utile per addentrarmi in questo magico e meraviglioso mondo degli oli essenziali. Tutti gli oli essenziali sono uguali? No, assolutamente no, perché ci sono delle caratteristiche molto, molto precise. Vi ricordo che gli oli essenziali sono l'articolo più contraffatto al mondo, ok? Più delle borsette di Prada e le magliette di Dolce Gabbana, per intenderci. Gli oli essenziali vengono purtroppo contraffatti in larga misura. Oli specifici, tipo l'olio di incenso ha il record di oli farlocchi che ci sono sul mercato. Quindi gli oli essenziali proprio perché devono essere puri, certificati e sono veramente poche le aziende che hanno queste caratteristiche. Io, come sapete, lavoro per doTERRA, ma non è l'unica, ma vi assicuro che sono veramente poche. In questo momento al mondo ci sono solo 2 aziende che fanno, che garantiscono la qualità dei prodotti e una di queste è doTERRA. Perché questa garanzia di doTERRA è importante? Perché gli oli essenziali, una caratteristica soprattutto per avere la stessa qualità, dicevamo prima, di un'erba piuttosto che di un farmaco, devono avere il grado di certificazione terapeutica. doTERRA ha ottenuto dall'FDA americano, doTERRA è di origine canadese, ok? Il suo primo mercato è quello canadese, quello statunitense, quello americano e in Europa negli ultimi anni. Quindi siamo i pionieri in Europa di un grossissimo mercato. Il primo che ha accettato a braccia aperte questo mercato è stata la Svizzera. Colleghi svizzeri mi dicevano che doTERRA e solo doTERRA entra nelle cliniche svizzere
quindi loro sono già un passettino avanti, ma l'Italia si sta facendo avanti a grandi passi. Quindi dicevamo l'olio, allora un trucco per riconoscere, ve l'ho già detto prima, di un olio se è puro, un olio puro è volatile, quindi evapora molto facilmente, quindi prendete il vostro olio, se volete fare la prova che avete in casa, ne mettete una goccia su un pezzettino di stoffa, se evapora, dopo qualche ora, alcuni molto velocemente, qualcuno un po' di più, se evapora è un olio puro, altrimenti non lo è, ok? Questo test con olio terra io l'ho già fatto un sacco di volte, a volte lo faccio anche dal vivo nelle dimostrazioni, ci vuole il suo tempo, però lo si vede chiaramente e chiunque lo può fare. Un'altra garanzia che per esempio dà doTERRA che gli altri oli non danno è la tracciabilità. Quindi ogni flaconcino di doTERRA voi lo prendete e per esempio sul fondo ha un numero di codice, un codice sorgente che avete un sito apposta, si chiama My Source to You, che è un sito che dà la tracciabilità dei prodotti, immettete il codice del vostro olio essenziale che avete acquistato e vi dirà come si dice, vita, morte, miracoli. Da dove arriva, dove è stato prodotto, i tempi di lavorazione e tutti i test che sono stati fatti su questo olio. Quindi l'importanza di un olio puro, ve lo raccomando, piuttosto prendete pochi oli importanti, ma assolutamente puri. Un olio, vi faccio un esempio, un olio di patchouli piuttosto che i ylang ylang, che sono dei fiori, come dicevamo prima, gli oli essenziali legati ai fiori sono legati alla sfera intima, sensuale, sessuale. Infatti il patchouli era un olio molto usato negli anni 70, piuttosto che l'ylang ylang è il fiore della sensualità in assoluto, è un olio fiorito, è un olio profumato, un olio considerato afrodisiaco. E questo ci torna con la descrizione che abbiamo fatto prima. L'olio di ylang ylang è un fiore che viene raccolto da doTERRA a mano. Viene raccolto in Asia, in alcuni paesi dell'Asia, non in alcuni, in un paese dell'Asia, ehm, uno ad uno, cioè ci sono delle persone che raccolgono ancora manualmente questi fiori, perché i fiori raccolti uno a uno possiamo usufruire solo della parte dove c'è l'olio essenziale. Un olio essenziale di ylang ylang che costerà poco sarà raccolto tipo con le mieti trebbiatrici, scusatemi la parola. Quindi saranno mischiati fiori, rami, rametti, tritati, mentre invece doTERRA ci dà la garanzia che questo è un olio assolutamente puro. Per l'olio essenziale di rosa, per fare un litro di olio essenziale di rosa, viene usato un container di petali di rosa. Infatti l'olio di rosa ha un costo, a mio parere, proibitivo, ok? Un flacone di olio essenziale di rosa assolutamente puro può costare anche 300 euro. Quindi, eh, giusto per capire del valore, ok, di ogni olio, eh, quanto sia importante, ok? Quindi diffidate, non chiedetevi perché un olio costa tanto, chiedetevi perché un olio costa poco, ok? Perché la qualità deve essere anche sinonimo di sicurezza, ok? Mai prendereste una tisana se sapete che è stata presa in grandi quantità, piuttosto che in un campo contaminato, piuttosto che inquinato, ok? Quindi un olio essenziale ha grandissime potenzialità, ne deve essere usata una quantità piccolissima, ok? Da qui i flaconi vi dureranno tanto tempo, ok? Perché le quantità devono essere sempre in piccola misura. Proseguiamo dicendo, vi dico qualche parola su doTERRA, quello che ha fatto innamorare me di doTERRA e della qualità. Stiamo parlando di un'azienda, abbiamo parlato fino adesso dell'importanza della purezza degli oli ed è garantita da questo marchio, vedete che è un marchio registrato, è un marchio CPTG.
che è il grado di certificazione terapeutica, l'acronimo inglese. doTERRA, vi ho messo questo planisfero con le bandierine dove produce ogni olio essenziale, proprio perché il chiodo fisso di doTERRA è la purezza e la trasparenza. Ogni olio viene prodotto solo ed esclusivamente in quel paese, in quella zona del mondo, per dare la certezza e la garanzia che quell'olio sia essenziale. A questo punto voi mi direte, ok Letizia, ma vediamo tante bandierine anche nei paesi poveri del mondo, ok? E qui viene il bello, secondo me, quello che a un certo punto ho detto, io voglio lavorare con voi assolutamente. Perché? Perché doTERRA ha questi due progetti fantastici legati alla loro produzione, che è il Co-Impact Sourcing e il Healing Hands Project. Sono due progetti che sono sempre attivi in doTERRA. Il Co-Impact Sourcing, come vedete qui, doTERRA si impegna a avere delle aziende locali, a fare lavorare le comunità delle persone, insegnare loro un lavoro e dare sempre e comunque degli stipendi equi e costanti. Questo per le persone che lavorano, voi potete immaginare, in paesi sottosviluppati è una cosa incredibile, è una cosa fantastica. Avere un'azienda che viene a produrre nel vostro paese, dandovi la possibilità che l'azienda sia gestita, sia implementata dalle persone locali. Questa è già una cosa fantastica. Poi il co-impact sourcing prevede anche uno zero impatto ambientale, ok? Quindi tutti i prodotti doTERRA, dalla produzione al packaging, quando vi arriva a casa, vi arriveranno a casa cartone, plastica, il minimo indispensabile, solo ed esclusivamente riciclabile e riciclata. Quindi i boccettini sono ovviamente di vetro scuro per garantire la sicurezza, non avrete mai un overpackaging, quindi quelle confezioni dentro a confezioni, zero inquinamento, non vengono mai, perché sarebbe impossibile, usati pesticidi o fertilizzanti nei loro stabilimenti di produzione. E questo è già un progetto fantastico. Il Co-Healing Hand è ancora più fantastico perché Healing Hand sono proprio le mani che guariscono. Le mani che guariscono sono dei progetti specifici che vengono fatti in diversi paesi del mondo. Vi faccio un esempio, anche dove non c'è produzione diretta, e questo viene fatto tramite le persone, i consulenti che come me, quando anch'io arrivano a determinate qualifiche e possono proporre dei progetti in prima persona. Vi faccio un esempio, c'è una coppia di consulenti che una volta raggiunto la loro qualifica hanno proposto il loro progetto e hanno portato la produzione di un acquedotto in Nepal, quindi hanno portato acqua ad un gruppo di villaggi in Nepal. Quindi vi do già solo l'idea delle cose bellissime che vengono fatte con il contributo dell'acquisto, non solo dell'acquisto, il fatto stesso di acquistare degli oli doTERRA significa implementare la costruzione di questi villaggi, di questi ospedali. L'anno scorso, ricordo, col progetto legato all'olio dell'incenso, si è costruito un piccolo ospedale in Somalia. Abbiamo seguito la progettazione fino alla realizzazione di questa cosa fantastica. L'adesione è stata massiva, tanto che doveva essere un piccolo ospedale, in realtà è uscito un progetto molto più importante e più di impatto. Al Co-Healing Hand partecipano anche persone molto importanti e influenti, come la principessa Eugenie d'Inghilterra, che anch'io non conoscevo, invece cioè non la conosco di persona, però non come personaggio, ed è la figlia del principe Andrea di Inghilterra che sostiene fortemente questo progetto. Ok, adesso che avete capito perché amo questa azienda per proprio i principi di trasparenza, purezza, impegno sociale e salute e benessere della persona sono le cose, sono i valori che per me
e penso per tanti di voi sono delle cose veramente importanti. Quindi passiamo subito a fare una breve carrellata su gli oli più conosciuti. Gli oli più conosciuti io credo siano la lavanda, il limone e la menta. Lavanda è importante e famosissima per le sue qualità lenitive, ok? Quindi la lavanda si usa per dormire meglio. Non è un sonnifero, ma la lavanda vi aiuterà a rilassarvi. La lavanda fa chiarezza, la lavanda fa zittire le vocine interiori e vi darà una qualità del sonno migliore. In realtà la lavanda è, come dice la persona che mi ha fatto conoscere doTERRA, la santa lavanda perché si usa in tantissimi casi, la lavanda si può mettere anche nella biancheria per dare profumo, un profumo confortevole al bucato. Io per esempio la uso per profumare i tessuti e per pulire i tessuti, faccio uno spray con acqua, bicarbonato e lavanda e la uso per profumare anche i divani, eccetera, perché vi ricordo che gli oli di doTERRA, perché sono puri, vi ricordate quello che abbiamo detto, potete usarli tranquillamente. La lavanda è un ottimo anche repellente per gli insetti, quindi d'estate, insieme anche a altri oli, io mi faccio i miei mix la mattina, la metto nel mio olio essenziale, nel mio olio di cocco, mi faccio il mio olio, me lo spalmo sul corpo e sono protetta per tutto il giorno. Il limone, un altro bellissimo jolly, vi ho messo questa foto per quello che vi dicevo prima. Il limone si può bere, il limone fa benissimo perché è ricco di vitamina C, quindi una goccia di olio essenziale sarà come usare diversi limoni spremuti, quindi una goccia in un bicchiere d'acqua la mattina vi dà quella carica di, a parte energia, perché l'olio essenziale è un agrumato, è uno degli oli essenziali dei frutti che dicevamo prima, quindi del sole legati all'energia, quindi vi darà forza, energia, attenzione e si possono bere. In più l'olio essenziale di limone è anche un potente antiossidante, quindi rallenta i processi di invecchiamento per definizione e uno sgrassatore, per esempio. Uno sgrassatore, detto così, vi viene in mente quello che si usa per pulire, in realtà ha un effetto lipolitico. Quindi, per esempio, si può usare in un pochettino di acqua come sgrassatore, per esempio, per i piatti, per la cucina, per pulire, per disinfettare. Allo stesso modo, la proprietà lipolitica farà, per esempio, contribuirà, io non vi dico che è un olio che fa dimagrire, però contribuirà a sciogliere più velocemente anche la massa grassa corporea come aiuto. E la menta, allo stesso modo, la menta, come ho raccontato in un videocorso che ho tenuto sugli oli essenziali nello sport, la menta, a parte essere rinfrescante, aiuta la respirazione, aiuta a legare le molecole di ossigeno al sangue. Quindi per chi fa sport è un booster fantastico perché avere il sangue più ossigenato aumenta il livello della prestazione sportiva, ok? Soprattutto negli eventi sportivi a lungo termine, tipo le maratone, le corse, oppure in una quantità diversa per lo sprint, sia per lo sprint iniziale che per quando interviene il cambio di fiato, ma questo è un capitolo a parte sugli oli essenziali e lo sport che magari tratteremo in un'altra sede. Quindi la menta, anche lei d'estate, la menta ha la proprietà di abbassare la temperatura corporea, la percezione della temperatura corporea, quindi per esempio d'estate spruzzino, acqua, qualche goccia di menta, ve lo spruzzate ed è fantastico. Mentre il limone sulla pelle non si usa d'estate perché tutti gli oli essenziali agrumati sono fotosensibilizzanti, quindi non vi mettete mai nessuna crema a base di limone, citronella e quant'altro se prendete il sole, perché sono fotosensibilizzanti, vi daranno delle macchie cutanee. Mentre invece la menta rinfresca, anche nell'acqua rinfresca. Un piccolo trucco che io suggerisco di usare quando magari anche i bambini o anche gli adulti hanno la febbre: menta piperita sotto la pianta del piede e volendo anche lungo la colonna. La pianta del piede è un punto d'accesso interessante insieme ai polsi, il naso che abbiamo detto prima, il collo, per avere un impatto importante.
Due superoli abbiamo l'incenso, frankincense, e l'origano. L'incenso più conosciuto e l'origano meno conosciuto. Sono due superoli. Innanzitutto, l'incenso viene anche definito il re degli oli. Perché il re degli oli? Perché ha un sacco di proprietà. L'incenso addirittura è stato studiato e catalogato come rigeneratore cellulare, ok? L'olio essenziale di incenso lo stanno studiando, diciamo che lo studio è già in fase 3, già in fase avanzata di test, addirittura come cura antitumorale. L'incenso è un super energizzante, l'incenso centra, l'incenso è una resina, quindi presa dalla corteccia, dà una grossa protezione, può essere usato in modo potente sulla pelle. Io racconto sempre di un episodio buffo che mi successe tempo fa, quando chi mi conosce sa che io sono come San Tommaso, quello che vi dico l'ho subito, prima testato sulla mia pelle. Avevo letto questa cosa che l'incenso faceva bene sulla pelle, qua là, su e giù, e quindi cosa ho fatto? Un giorno ho fatto un esperimento, ho preso la mia crema, ho messo nel palmo della mano, insieme alla crema, una goccia di incenso e me la sono spalmata. Tra l'altro ha un buon profumo, proprio come l'incenso, come gli incensi che pensiamo che abbiamo i bastoncini a casa, ok? Quindi l'incenso è buono, il profumo, me lo sono messo, vabbè. Poi sono uscita e sono andata a fare un giro in macchina con una mia amica, stavamo andando a fare la spesa, no? E questa mia amica a un certo punto mi guarda e mi dice, ma Leti, scusami, ma ti sei truccata per andare a fare la spesa? Io di solito, a parte per alcune occasioni come oggi, non mi trucco tantissimo. E quel giorno io ho detto: no, io non mi sono truccato. Mi fa: "Oh, figurati, guarda che pelle, hai messo il fondotinta." E sono rimasta lì perché mi aveva sorpreso questa cosa. Cioè, questo effetto così immediato che aveva avuto. E qualcuno, la mia amica, se n'era accorta. Quindi l'incenso è un olio che io amo tantissimo. Per esempio, siccome mi piace fare meditazione, io prendo sempre una goccia di incenso e me la metto qua a livello sotto la nuca, livello cervicale, su C7 dietro la nuca, e mi dà una sensazione proprio come se riuscisse a entrare in tutto il corpo. Ma questo va un po' più sull'aspetto a chi piace il discorso energetico, anche legato alla meditazione, eccetera. Quindi l'olio di incenso è assolutamente da provare. Poi l'olio essenziale di origano, l'origano, io non lo sapevo, adesso lo so, l'ho provato, ha tantissime proprietà. La più potente è un antibiotico antibatterico, antivirale naturale. Quindi l'olio d'origano però, quando avrete modo di annusarlo, sarà fortissimo, quindi ve lo dico già, non riuscirete a ingerirlo. Quindi l'olio essenziale di origano anche sul corpo è difficile, al limite sotto la pianta dei piedi di notte, ma è molto molto forte. Quindi io cosa consiglio in questo caso? Esistono delle capsule vuote dove si può mettere una goccia di olio essenziale di origano per prenderle senza problemi. Qualcuno, per esempio, un altro modo che mi sono dimenticata prima di dirvi, per ingestione, per esempio, gli oli essenziali sono amici del miele, quindi una goccia di olio in un cucchiaino di miele e potete così ingerirlo. Quindi abbiamo detto l'olio essenziale di origano, un potentissimo antibiotico naturale, antibatterico, antivirale, può essere usato anche per esempio, per cucinare, perché abbiamo detto gli oli di doTERRA sono tutti edibili, quindi l'olio essenziale di origano, lo sapete come dovete fare, prendete uno stuzzicadente da talmente che è potente, lo immergete nel flaconcino e ci girate il sugo del pomodoro da mettere sulla pizza, per esempio, per dire quanto è forte. Quindi molto interessanti anche gli usi dell'olio essenziale di origano. Io vi sto dicendo i principali usi di questi oli essenziali. Dopodiché c'è un'altra strategia di usare gli oli. Gli oli possono essere usati un po' come i profumi, no? Quando voi acquistate un profumo è una miscela
con una base di oli essenziali mischiati. Perché? Perché alcuni oli sono più amici di altri tra di loro e si danno più potere uno con l'altro. Quindi chi studia gli oli essenziali sa come possono essere miscelati, tutti gli oli essenziali possono essere miscelati tra di loro, ma alcune formulazioni sono molto molto più potenti e già studiate appositamente. Quindi vi presento qualche miscela. Per esempio, la prima miscela è l'AIR. L'AIR è una miscela balsamica, respiratoria, e va benissimo quando abbiamo problemi di respirazione, di raffreddore, di tosse, di catarro, quindi è un insieme di oli essenziali, ne ha tanti dentro, c'è l'AIR, AIR X, in questo caso però stiamo parlando dell'AIR, ed è un olio molto indicato per le patologie respiratorie, da avere sempre a portata di mano, anche quando magari avete quel piccolo fastidio alla gola, subito usarlo in diffusione, o anche quando avete il raffreddore, oltre alle cure classiche che avete deciso di fare, potete implementare mettendolo in una dose un pochettino più alta nel vostro bel diffusore. Oppure un altro modo per usare gli oli essenziali che non abbiamo detto prima è, per esempio, io ogni tanto che non ho voglia di magari accendere il diffusore, la lavanda, per esempio, ne metto una goccia sul cuscino, o in questo caso, se quella sera, quella notte siamo un po' intasati, vogliamo aiutarci a respirare meglio, qualche goccia sul cuscino e avremo una sorta di aromaterapia proprio per l'effetto volatilità di inalazione durante tutta la notte. La seconda miscela potentissima è lo Zengest. Lo Zengest è un olio che è, mi viene da dire, miracoloso. In realtà dico così perché io sono sempre stata un po' deboluccia di intestino. Lo Zengest è un fantastico disinfettante, stimolante, nel senso che guarisce e lenisce l'apparato digerente. Quindi può essere semplicemente usato dopo un pranzo importante, ma anche prima, se sapete che dovete andare a cena piuttosto che un incontro dove l'alimentazione non sarà più che corretta, potete anche usarne una goccia preventiva e magari una goccia dopo per favorire. Ma anche quando abbiamo magari degli episodi di problemi intestinali, parlo di senteria, stitichezza, quando l'intestino fa un po' i capricci, ci possiamo aiutare con lo Zengest, magari in un bicchiere d'acqua o in una capsula, come abbiamo detto prima, o anche per semplice inalazione. Adesso vi parlerò di due miscele potentissime che sono il fiore all'occhiello di doTERRA, perché doTERRA ne ha il brevetto, il marchio registrato, quindi sono assolutamente uniche e sono fantastiche. On Guard a casa mia c'è, ne va a treni, perché l'On Guard è un potente disinfettante, nonché potente nel alzare le difese immunitarie, ok? Difese immunitarie in questi ultimi anni ne abbiamo sentito straparlare e ne abbiamo capito assolutamente l'importanza. Un sistema immunitario forte ci difenderà da molte patologie, ok? Quindi l'On Guard, vi stavo dicendo prima, degli studi che vengono fatti sempre e continuamente da doTERRA, perché doTERRA è anche e soprattutto un istituto di ricerca sull'uso degli oli essenziali in ambito terapeutico. On Guard viene usato, è stato fatto questo esperimento alla Washington University, praticamente hanno preso questi diffusori con l'On Guard e hanno verificato che negli ambienti in cui veniva diffuso On Guard in continuo per un numero di ore, che poi viene confrontato con i campioni, On Guard era in grado di abbassare la carica batterica virale nell'ambiente dell'80%. Stiamo parlando dell'80% di diminuzione della carica virale batterica nell'ambiente. È una cosa incredibile.
Poi On Guard in realtà doTERRA lo mette in tanti altri prodotti come colluttori, dentifrici, addirittura vi dicevo è proprio disinfettante, proprio per la capacità di abbattere le cariche batteriche. Quindi, non so, l'On Guard, io uso anche un detergente che viene super diluito in acqua e vuol dire poter pulire, disinfettare, essere sicuri al 100%. Poi io, appunto, lavorando come fisioterapista e osteopata, soprattutto ho bisogno che i miei ambienti siano sempre continuamente puliti, sanificati, disinfettati. Quindi io questo non me lo faccio assolutamente mancare. Poi chi mi conosce sa che il mio sistema immunitario è incredibilmente forte e sono riuscita a uscire indenne da una serie di situazioni particolari. Quindi passiamo all'ultimo top di gamma del Deep Blue, famoso, magari ne avrete già sentito parlare. Anche il Deep Blue è un marchio registrato, quindi prodotto unico, irripetibile, miscela non segreta perché gli ingredienti sono scritti, però inventata da doTERRA, testata, sperimentata e certificata di grado terapeutico come tutti gli altri, il Deep Blue. Il Deep Blue, vi faccio notare, ha questo tappo diverso dagli altri perché essendo un olio con una base canforata, è una canfora comunque naturale, ma non è edibile, ok? Quindi l'unico olio che non si può bere è il Deep Blue. Perché? Perché va usato a livello topico. Che cosa serve il Deep Blue? È un potentissimo antinfiammatorio, antidolorifico, ok? Quindi è un po' l'equivalente di quando parliamo di Voltaren, Aulin, queste cose qui, che sono antinfiammatori, antidolorifici. Quindi il Deep Blue, usate, questo è l'olio, potete semplicemente, anche lui potentissimo in aromaterapia, però io lo consiglio di metterlo per esempio in un olio vettore e di massaggiare le parti indolenzite o infiammate. Vi assicuro che è potentissimo. Io per esempio ogni tanto stando al computer magari ho un po' di tensione alla zona cervicale, sui trapezi e quant'altro, quindi ogni tanto ho già il mio flaconcino, metto il mio olio vettore, una goccia perché è piccolino e poi me lo automassaggio oppure magari quando faccio formazione online, magari nel frattempo ma faccio degli automassaggi sotto la pianta del piede e devo dire che è un olio fantastico, è l'olio preferito. La mia mamma, che ormai è ultra settantenne, è una super fans del Deep Blue, lei lo usa sia come olio, poi ne esistono anche in formato crema, eccetera, però l'olio è il super concentrato. Dopodiché parliamo come entrare in doTERRA. doTERRA ha una serie di oli, vi ho detto sono oli importanti, oli non sono cari ma sono costosi perché il suo valore è legato al costo. Quindi abbiamo Super Essential Collection dove avrete tutti gli oli essenziali che avete bisogno alla modica cifra di 2.389 euro. No, sto scherzando. Ok, no, in realtà come si entra con dei semplici kit? I kit che io consiglio per iniziare sono il kit Home Essential e il Family Essential Enrollment, quindi sono i due kit iniziali, uno è il più economico, l'altro è il più conveniente, ok? Entrambi contengono questi 10 oli di cui vi ho parlato, di cui ora sapete come usarli e avete capito le numerose potenzialità di questi oli. Dovete scegliere tra semplicemente questo kit che è il più conveniente e questo che è il più economico. Ve li spiego meglio, altrimenti la soluzione da 2.300 euro c'è, assolutamente. Quindi se volete questa soluzione contattatemi e vi darò come procedere. Altrimenti avremo questi due kit. Come sono composti?
lavanda, vi ho messo i costi degli oli essenziali, quindi abbiamo i 1, 2, 3, 4, 5 oli essenziali, 6, 7, 8, 9, 10 oli miscele, ok? Andiamo avanti. Tra l'altro, in questo mi sono accorta adesso e vi chiedo scusa che in questa descrizione non vi ho parlato del tea tree, c'è anche l'olio essenziale di tea tree che tantissimi di voi conoscono come antimicotico, antifungino per un sacco di problemi dermatologici. Vi chiedo scusa per la mancanza, infatti nel totale non vi ho nemmeno messo il tea tree, quindi senza il tea tree questa è la cifra, 443 euro più il tea tree. No, in realtà il kit vi costerà 159,75 euro a tempo limitato perché è un'offerta speciale che doTERRA fa per chi decide di entrare nella famiglia degli oli essenziali doTERRA. Questo formato da 159 euro e 75 centesimi ha gli oli essenziali del formato da 5 ml. Questo, vi dicevo, non è più economico, ma si risparmia perché anziché il formato da 5 abbiamo il formato da 15 ml, quindi 3 volte tanto, 5, 10, 15. Quindi fate due conti, 159,75 euro per 3, ok? Quindi siamo sui 450 euro più il diffusore Petal. Io ce l'ho, è bellissimo, elegantissimo. Io l'ho messo in salotto perché fa un figurone molto bello. Comunque già al valore di circa 60 euro, più in entrambi i casi abbiamo il libro con la descrizione di tutti gli oli essenziali, la guida pratica. Quindi abbiamo più o meno questo, sarebbe il suo valore di circa 500 euro, mentre invece doTERRA per chi entra è alla cifra di 317,75 euro in questo periodo, altrimenti credo che a fine mese si tornerà alla cifra iniziale. Quindi vi esorto a approfittare di una di queste due occasioni. In più avrete l'iscrizione a doTERRA, perché doTERRA è strutturata come sto facendo io, con dei consulenti che parlano degli oli, invece che avere un banale olio su uno scaffale di un supermercato o di una farmacia. Quindi doTERRA ha fatto questa scelta per poter lavorare con le persone, per poter avere delle persone che parlano degli oli, si interessano degli oli e sono disposti a imparare e a formarsi sugli oli. Quindi nel momento in cui acquisterete il vostro kit di introduzione, che sia il Family Kit o sia l'Home Essential, avrete anche l'iscrizione a doTERRA. Cosa succede? Che da quel momento in poi avrete sempre e comunque il 25% di sconto su qualsiasi prodotto di tutte le linee che ha doTERRA. doTERRA ha linee di oli essenziali, di miscele, di prodotti spa, di prodotti per i capelli, per i prodotti per la casa, tutti sempre a base assolutamente naturale e assolutamente con i criteri di cui abbiamo parlato prima di co-impact e di sourcing sull'ambiente. Quindi sono prodotti che assolutamente ne valgono la pena. Inoltre, questo soltanto per voi che state ascoltando questa presentazione, ho 3 sorprese. Uno, l'iscrizione a un gruppo WhatsApp di specialisti, quindi nel momento in cui diventerete clienti doTERRA, miei o del consulente che vi sta proponendo questa presentazione, sarete iscritti a un gruppo WhatsApp dove scriverete le vostre domande e degli esperti, abbiamo naturopati, abbiamo specialisti in ambito dermatologico, in ambito estetico, in ambito anche sugli animali. Ci sono dei consulenti che si sono specializzati nella cura naturale degli animali, per esempio. In questo gruppo voi potrete fare tutte le domande e qualcuno sarà sempre pronto a rispondervi. Quindi sarete inseriti in questo gruppo che è solo riservato agli iscritti. Nessun altro viene ammesso in questa chat. Non è una chat del buongiorno, buonasera, solo domande specifiche
per i professionisti. Che cosa vi regalo? Quello di cui vi parlavamo prima, il mio corso che ho tenuto sull'uso degli oli essenziali nello sport, sia dilettantistico che agonistico. Quindi è un corso video registrato, vi darò un codice di accesso per acquistare, anziché pagare il corso, per scaricarlo gratuitamente, e in più vi voglio regalare il mio ebook che ho scritto, che è stato anche su Amazon, è ancora su Amazon. Adesso mi hanno fatto il contratto con il Kindle Unlimited e quindi solo per voi una copia di questo ebook sugli oli essenziali. Bene, arrivati a questo punto vi ringrazio e alla prossima. Quindi vi esorto a contattarmi per qualsiasi domanda o tramite la persona che vi ha presentato questo video a contattarmi. Se vi è piaciuto quello che sto facendo e se volete avere più informazioni su che cosa significa essere un ambasciatore di doTERRA, un consulente di doTERRA, chiedetemelo e io sarò lieta di spiegarvi tutto quanto. Al prossimo video o magari, chi lo sa, di persona. Un saluto e vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. Buona giornata.